Adesso segue me? Adesso ci sei. No. Benvenuti a questa comparativa con le Action Cam. Sto anche litigando con il mio Pivo Pod che mi dovrebbe seguire, ma ogni tanto segue i passanti. Adesso vi faccio vedere questo costrutto mostruoso che ho realizzato per poter registrare questa prova comparativa. Ok, una cosa mostruosa, lo so, però a me piacciono le cose mostruose. Abbiamo 7 Action Cam, di cui soltanto una è una Action Cam estremamente costosa, che è la Insta360, che spero ci dia un riferimento qualitativo rispetto alle altre. Sono 6 Action Cam cinesi con i prezzi dai 60-70 a poco più di 100 euro e voglio capire se è necessario davvero spendere di più per avere una qualità più alta, quindi le Action Cam più costose saranno quelle che andranno meglio. Ho scelto questa location perché, come potete vedere, io sono un po' in luce e in ombra e quindi mettiamo un po' in difficoltà i sensori di esposizione di queste piccole Action Cam. Se notate, la mia faccia ha addirittura dei colori diversi passando da una Action Cam all'altra. Ma oltre alla mia faccia in questo scenario potrete concentrarvi sui dettagli. Quindi guardate i dettagli degli alberi, quanto sono definiti, e guardate i dettagli del cielo, perché per fortuna abbiamo qualche nuvola. Quando vedete delle nuvole con delle belle sfumature, la Action Cam sta facendo un ottimo lavoro, ma se le nuvole sono bruciate, la Action Cam non sta facendo un buon lavoro. Nuvole e vento, quindi i microfoni saranno sollecitati dal rumore del vento, mentre noi potremo valutare la capacità del sensore non con una condizione di registrazione perfetta e piatta, ma una condizione difficile, perché se le nuvole sono bruciate il sensore non fa un buon lavoro. Quindi la camera ideale è quella che mi fa non troppo scuro e nel contempo non brucia le nuvole. Però le critiche più frequenti alle Action Cam sono sulla qualità dell'audio, e partendo da quelle che nelle preprove a me sono sembrate le migliori, per poi andare verso le peggiori, abbiamo la Ape Man, la Action Cam dell'uomo primitivo, che pur nella sua costruzione old style, perché è tutta di plastica, mentre adesso tipo la Victure, la Rollei, la Caso hanno dei case molto massicci, molto belli, più pesanti, ma non so se è per questo motivo la Ape Man ha l'audio più chiaro di tutto, mi è sembrato. Poi ditemi voi, perché io ho delle difficoltà sull'audio, guardate il canale Marco Sente Tutto e capirete il mio problema. Molto simile alla Coau, che anche lei condivide questa costruzione tutta di plastica, quindi un case piccolino e leggero, quindi sembra avere un audio chiaro, definito. La Xiaomi Ziwi, non so come si pronunci questo nome assurdo, non so chi l'ha inventato. Avete notato che angolo di visuale ampissimo che ha? È una cosa incredibile, ha un'inquadratura molto cinematica, è un audio buono, con una buona resa spaziale, ma con molto rumore di fondo. Così come la SJ Cam, che pur essendo nel suo scatolino di plastica come la Ape Man e la Coau, mi sembra che colga molto più rumore di fondo. E stiamo verso il fondo della classifica. Diciamo che la Rollei è un suono pieno, quindi non è proprio fondo della classifica, ma l'ho messo in fondo perché, la sto citando adesso perché è vicina alla Victure, la sua sorellina identica tranne lo schermo frontale. Infatti mi chiedo, ma a 110 la Rollei, se ovviamente seguite il mio canale Telegram di offerte sulle Action Cam, e a 90 la Victure, se sono gemelle, senza lo schermo frontale la Victure e con lo schermo frontale la Rollei, ma vale la pena? E che dire d'altro? Niente, perché fa tutto la Victure, sembra di sentire l'audio dal casco di Palombaro, avete presente? È bellissimo! Sembra quella cosa lì, ha un audio veramente terribile, molto cupo, come se fosse registrato dentro veramente un casco da Palombaro, una scatola. Insta360 mi ha un pochino deluso perché, pur avendo un suono pieno, secondo me non eccelle in nessuna qualità audio. Sono convinto che nel video faccia meglio, ma questo me lo dite voi? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, quale vi sembra la migliore e qual è la peggiore. E se, considerando che con una Insta comprate dalle 3 alle 4 alle 5 delle altre Action Cam, cosa ne pensate? Benvenuti alla parte 2, concentriamoci sulla qualità dell'immagine. Qua dietro abbiamo un'immagine molto contrastata luce e ombre, mentre grazie al nostro Edelcon Motion Box stiamo facendo un pan dolce. Il cielo occupa una metà dell'inquadratura, quindi il sensore d'esposizione percepisce molta più luce.